L'unificazione d'Italia è spesso narrata come un'epopea patriottica, alimentata dalle gesta eroiche di figure come Giuseppe Garibaldi, Mazzini e il Conte di Cavour. Tuttavia questa visione romantica tende a oscurare una realtà storica molto più complessa, in cui gli interessi economici e geopolitici delle grandi potenze europee ebbero un ruolo cruciale. Tra queste, il Regno Unito, che svolse una funzione determinante, guidato da specifici interessi economici legati allo zolfo siciliano, una risorsa strategica fondamentale per l'industria del XIX secolo. Ma facciamo un passo indietro. Nel XIX secolo la Sicilia era il principale produttore mondiale di zolfo, fornendo circa 80-90% della produzione globale. Consideriamo che in quel secolo lo zolfo si attribuiva lo stesso valore che ha oggi il petrolio. In quell'epoca lo zolfo si utilizzava per la produzione di polvere da sparo e ovviamente con la crescente industrializzazione in Europa, in particolare Francia e nel Regno Unito, portò un'espansione nella domanda di zolfo. La ricchezza delle miniere siciliane derivava da condizioni geologiche uniche. Lo zolfo era facilmente estraibile e di alta qualità, rendendo la Sicilia un fornitore estremamente competitivo. Le miniere erano concentrate principalmente nelle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, ma il boom dello zolfo si manifestò negativamente sull'agricoltura e distruggendone quella restante. La sovrapproduzione condusse ad un enorme calo dei prezzi, tanto che i prezzi calarono, ma la produzione no. Infatti alla fine fu venduto sul mercato ad un prezzo 2 volte più basso da quello iniziale, e questo comportò che i proprietari delle miniere ridussero già il misero salario degli operatori e rovinò completamente il mercato. Gli imprenditori siciliani, poveri di capitali, spesso erano costretti a vendere a prezzi da straccio ad imprenditori benestanti inglesi e lentamente ma costantemente si sviluppò un'opprimente posizione egemonica di capitalisti stranieri. Qui entra in scena Ferdinando II, che in uno dei suoi viaggi in Sicilia fece visita al territorio delle Solfare e trovò una terra desertica, sporca e giallastra, dove dai cunicoli delle solfatare uscirono bambini e uomini ridotti a scheletri. Persino le tecniche di estrazione erano pericolose e dannose. Infatti attorno al 1830 non esisteva ancora nessun piano per il miglioramento dell'estrazione o per la formazione di personale istruito. La cosa importante era la manodopera a basso costo, e in questo contesto il governo napoletano doveva trovare quanto prima una soluzione per evitare il crollo totale del ramo più proficuo dell'economia, e soprattutto le condizioni dei siciliani dovevano essere migliorate. Per questo Ferdinando II abolì le tasse che gravarono sul ceto sociale più povero, la tassa sulla farina. Ferdinando II assegnò il monopolio sullo zolfo ad un'impresa francese di nome Thé Accard, con sede a Marsiglia, per cercare di ridurre l'influenza inglese sull'isola. Le nuove condizioni concordate, in paragone a quelle vecchie, erano più vantaggiose per i siciliani. Thé Accard si impegnava ad acquistare annualmente il completo ricavato di zolfo siciliano, evitare la sovrapproduzione. Ogni proprietario di una miniera riceveva dall'impresa annualmente 150.000 ducati per la riduzione dell'estrazione, per non superare le 600.000 cantaie di zolfo sul mercato. L'impresa ricevette il monopolio per lo smaltimento dello zolfo per 10 anni. Annualmente l'impresa doveva costruire a proprie spese 20 miglia di strada in Sicilia. Inoltre Ferdinando II vide nel contratto i seguenti vantaggi. I proprietari delle miniere potevano contare su redditi più alti, l'agricoltura sarebbe stata protetta, il commercio e la produzione sarebbero state riprese, la flotta commerciale avrebbe guadagnato per il lavoro garantito dal trasporto e per il regolamento della commissione. Grazie alla costruzione delle strade e dell'industria chimica si sarebbero creati nuovi posti di lavoro. Con la riduzione della povertà, la capacità governativa siciliana sarebbe migliorata e si sarebbe riuscito più facilmente a mantenere l'ordine pubblico. E con l'arrivo del capitale estero e la creazione di nuovi posti di lavoro, anche la Sicilia sarebbe progredita notevolmente. Tutto questo era molto vantaggioso per il regno delle due Sicilie, soprattutto per la Sicilia, per la sua ripresa economica, e lo dimostra anche un paragone fatto da John Goodwin, il console generale di Palermo. Le compagnie navali inglesi in effetti subirono notevoli perdite. Confrontò i 3 anni precedenti ai 3 anni seguenti. Dal 1 gennaio del 35 al 38 erano 2756 navi inglesi, dal 38 al 41 erano 1488. Infatti l'Inghilterra contestò duramente il contratto.
perché avvantaggiava il commercio francese e non quello inglese. In più il trattato rappresentava una chiara rottura del trattamento firmato nel 1816, ma il governo del Regno delle Due Sicilie rimase irremovibile e fece più volte notare che non si chiedeva null'altro che commercio libero per evitare che solo pochi inglesi guadagnassero i frutti del monopolio. Quando il trattato fu ratificato, l'Inghilterra non volle accontentarsi e il segretario di Stato per gli affari esteri Palmerston usò come minaccia lo scioglimento di tutti i trattati commerciali bilaterali, nel caso che il trattato non fosse ritirato. Infatti, in occasione del banchetto per la festa di incoronamento della regina Vittoria, Palmerston offese pesantemente il rappresentante napoletano, accusando lui ed il governo che rappresentava di avere un comportamento disonorevole e non sincero. Ma nonostante ciò, Ferdinando II non si fece intimidire e afferma: io rimango capo della mia casa, realizzerò il mio progetto anche se gli inglesi minacciassero la mia capitale con la loro flotta. Ma questo era l'inizio della fine. Ferdinando II fece sapere al governo britannico che la clausola della nazione più favorita nel trattato del 16 non lo liberava dal suo impegno di agire per il benessere dei suoi cittadini. Ma Palmerston, in un telegramma molto chiaro, rispose che il governo inglese non era d'accordo con ciò e il conflitto degenerò. Dal 17 aprile 1840 navi britanniche assaltarono quelle napoletane. La Talbot partì da Corfù con l'ordine di attaccare le navi napoletane. Issarono la bandiera austriaca o quella napoletana per arrivare più vicino possibile senza essere riconosciuti dalle imbarcazioni. Sotto il comando dell'ammiraglio Stafford, la flotta inglese fu inviata nel Golfo di Napoli per bloccare l'entrata e l'uscita dei porti. Ma Ferdinando II avviò misure di prevenzione in casi di guerra e fece richiamare 12.000 uomini dalla Sicilia, ma in seguito gli stessi austriaci riuscirono a calmare le acque. Le corti di Russia, Prussia e Austria cercarono di opporsi alla guerra imminente. La lotta commerciale era solo ad un passo dal trasformarsi in una vera guerra. Metternich affermò che nessuno voleva che lo zolfo dell'Etna incendiasse tutta l'Italia. Ferdinando II dovette ritirare il trattato e risarcire i commercianti inglesi per il danno subito. Il 21 luglio 1840 fu firmato un nuovo trattato che in sostanza introduceva lo status quo ante. Infatti per decenni gli impegni politici di Ferdinando IV e la docilità di Francesco I garantì l'interesse della Gran Bretagna, ma con Ferdinando II ciò doveva cambiare. L'Inghilterra ora vedeva la necessità di proteggere enormi proprietà finanziarie ed investimenti dei suoi sudditi in Sicilia. Dal punto di vista inglese ovviamente era più conveniente non rinunciare agli investimenti e alla proprietà, ma di far cadere il governo. La rivoluzione scoppia il 12 gennaio 1848 in Sicilia. Non fu né casuale né tantomeno spontanea, venne organizzata nella classe dominante dell'isola, formata dai grandi latifondisti, che erano certi di godere della protezione della Gran Bretagna. L'Inghilterra ebbe da sempre un forte interesse ad esercitare una forma di protettorato sull'isola e sulla sua economia, grazie anche alle coltivazioni vinicole. Durante le insurrezioni del 1848, la flotta siciliana godette della protezione inglese. Il comandante Lyon rifornì i ribelli con armi e munizioni, ed i capitani della flotta inglese facevano il saluto davanti alla bandiera siciliana. Lord Minto fu mandato come intermediario in Sicilia per trattare con i rivoltosi siciliani, anche se in realtà fece di tutto per istigare alla guerra. Lord Minto fu mandato in Sicilia con la scusa di proteggere gli interessi e i possedimenti degli inglesi, ma divenne una sorta di consigliere segreto del governo siciliano. Selvaggi descrive il suo modus operandi come soffiare sul fuoco. Il 16/9 1848 Lord Minto dichiarò: gli inglesi hanno un chiaro e diretto interesse nel destino e nelle relazioni politiche di quell'importante isola del Mediterraneo. Il cambiamento delle preferenze del re delle Due Sicilie è chiaro. In due avvenimenti simbolici, in occasione del suo compleanno, Ferdinando II ha avuto attenzione solo per i regali inviatigli dai russi, mentre non ha degnato uno sguardo quelli inglesi. In ricordo alla sua visita nel 1845, lo zar inviò a Ferdinando II 2 gruppi di cavalli in bronzo. E Ferdinando II fece posizionare questi 2 gruppi di figure all'ingresso del giardino inglese, accanto al teatro San Carlo. Il timore che la Russia potesse godere non solo in queste occasioni dei privilegi rafforzò negli inglesi la decisione di provocare la caduta del re, in un'altra occasione con il direttore della polizia di Napoli, Mazza, che sin dall'inizio era odiato da Palmerston e dal segretario inglese George Fagan, creò ulteriori tensioni tra l'Inghilterra e il Regno delle Due Sicilie. Infatti nell'agosto del 1855 Mazza invitò Fagan
a lasciare la loggia dei direttori di teatro, poiché era vietato trattenersi lì. Infatti Mazza disse: vige una norma che vieta a estranei l'ingresso ai palchi dei direttori del teatro, purché non ricorrano motivi di lavoro o servizio. Ora mi spiace se deve invitare Mr. Fagan ad allontanarsi. È la legge. I giornali inglesi non aspettarono altro e scrissero: il direttore della polizia napoletana, Mazza, ha intimato alla popolazione di non intrattenere alcun rapporto amichevole con gli ambasciatori inglesi. Era un caso di Stato e se Mazza non sarà sollevato dall'incarico non ci si può aspettare nessun miglioramento delle condizioni interne del paese. La delegazione inglese non potrà mai essere sicura che un caso simile non si ripeterà più. Palmerston riportò ovviamente l'episodio in Parlamento. In Inghilterra gli animi furono ulteriormente infiammati dalla stampa. Il Times richiese una spedizione punitiva nei confronti di Napoli. L'ambasciata austriaca informò Ferdinando II che la flotta inglese era pronta a procedere contro Napoli e dinanzi a questo Mazza dovette dimettersi. In questa occasione la stampa inglese aveva scaldato gli animi a tal punto che alcuni giornali chiesero a gran voce il bombardamento di Napoli. Dopo il forzato ritiro di Mazza, i numerosi membri della loggia, oppressi e costretti all'inattività, trovarono nuova energia per portare a termine la loro cospirazione. Infatti l'8 dicembre del 56 a Gesilao, Milano, compì un attentato ai danni del re Ferdinando II. Il re fu ferito leggermente da una pugnalata con una baionetta. Milano era un soldato e colse l'occasione di una parata per mettere in atto il suo piano. Dato che nel 49 le fedeli truppe svizzere pensarono a un'insurrezione da parte dei soldati napoletani, il comandante degli svizzeri volle impartire l'ordine di sparo. Infatti solo un ordine personale di Ferdinando II evitò che ciò accadesse. La stampa torinese e inglese dichiarò Milano martire. Il generale Alessandro Nunziante e altri cospiratori del re erano gli organizzatori dell'attentato, ma questo iniziò a evidenziare che parte delle massime autorità del Regno delle Due Sicilie erano ormai infiltrate. A Napoli il 17 dicembre del 1856 esplose una polveriera e stessa sorte toccò il 4 gennaio del 1857 al piroscafo a vapore Carlo III, carico di munizioni e armi, era sulla rotta della Sicilia. Ma spostiamoci in un altro posto. Durante la guerra di Crimea, visto l'atteggiamento amichevole tra Russia e Ferdinando II, durante la guerra di Crimea il malgoverno a Napoli fu discusso al congresso di Parigi. Attraverso l'invio di truppe piemontesi durante la guerra di Crimea, Cavour era riuscito a sottoporre la questione italiana all'attenzione internazionale. Sia il ministro degli esteri francesi, Walewski, che Lord Clarendon si espressero decisamente contrari al malgoverno dello Stato della Chiesa e del Regno delle Due Sicilie. Ma ritorniamo nelle Due Sicilie. Nel 1857 si verificò un altro incidente tra Inghilterra e il Regno delle Due Sicilie, il piroscafo a vapore Cagliari, in viaggio tra Genova e la Sardegna. Il capitano fu costretto a fare rotta verso l'isola di Ponza. Fallì miseramente. La popolazione locale massacrò i liberatori sbarcati. Il piroscafo a vapore venne catturato da navi da guerra napoletane e anche l'equipaggio, di cui facevano parte anche 2 macchinisti inglesi. Immediatamente l'Inghilterra si adoperò per il rilascio dei prigionieri. Loro non sapevano cosa stava succedendo, ma i 2 erano in possesso di alcune lettere di una certa Jessie White, che soggiornava in Italia come corrispondente del Daily News, e lei aveva anche tentato di convincere Garibaldi a partecipare, ma Garibaldi rifiutò, in quanto sicuro che senza una precedente destabilizzazione della causa la cosa sarebbe naufragata, ed effettivamente ebbe ragione. Questa destabilizzazione sarebbe dovuta giungere attraverso la sistematica corruzione di civili e di vertici militari della nazione. Le colonne portanti dell'esercito delle Due Sicilie furono i 4 reggimenti svizzeri. Questi mercenari godettero di molto rispetto, dato che si erano già distinti più volte per la loro fedeltà e avevano dimostrato il loro valore. E questa fedeltà era il motivo per cui i cospiratori miravano a lasciare il servizio. Intanto in Sicilia, il 27 novembre del 1859, fu commesso un attentato ai danni del direttore della polizia di Palermo, Salvatore Maniscalco, che sopravvisse all'attentato, ma per un certo periodo di tempo non poté svolgere il suo servizio. L'attentatore era Vito Farina, che faceva parte della mafia. Lo storico Tommaso Mirabella sostiene la tesi che questo attentato fosse il frutto della connessione tra la delinquenza organizzata e l'Inghilterra. Tutto questo per preparare l'arrivo di Garibaldi in Sicilia. Dopotutto doveva essere messo fuori gioco l'uomo più efficace dell'apparato poliziesco borbonico. La vittoria dei 1000 sulle truppe borboniche è stata possibile solo grazie a un sistema di corruzione. Dopo la promessa di essere assunti come pari grado di servizio in un nuovo esercito italiano, sia i capitani delle navi sia i comandanti delle forze terrestri si vendettero al nemico. Circa 2300 ufficiali borbonici furono integrati nell'esercito italiano. Gli enormi denari della corruzione sono stati raccolti dalle logge dei frammassoni in Inghilterra,
negli Stati Uniti e in Canada. La corruzione sistematica che ha reso possibile il successo dell'operazione di Garibaldi è chiaramente dimostrata anche nel diario di Persano. In una lettera indirizzata a Cavour nell'agosto del 1860 si legge: «Ho dovuto, eccellenza, somministrare altro denaro, 20.000 ducati al De Vincenzi, 2.000 al console Fasciotti». Persano descrive inoltre che Cavour lo avesse autorizzato a permettere gradi di servizio nell'esercito italiano a coloro che avessero incoraggiato un comportamento nella flotta borbonica a favore della causa italiana. 1862 un ufficiale borbonico annota sul suo diario: «I napoletani si sono ritirati davanti a Garibaldi, non per magia, ma per loro». In corso d'opera si evidenzia che la caduta del Regno delle Due Sicilie è stata sistematicamente pianificata. Di nascosto sono stati fatti i preparativi necessari per poi attendere il momento opportuno. Politicamente tutto era pronto. Bisognava ora solo trovare la strada per impossessarsi di Napoli. La Sicilia era la via d'accesso a Napoli. In aggiunta, in occasione di una visita a Londra nel 1861, Garibaldi ringraziò il governo Palmerston in pubblico. «Senza il vostro aiuto non avremmo deposto il Borbone, anzi io non sarei neppure riuscito a passare lo stretto di Messina». A Napoli Garibaldi aveva già dimostrato la sua gratitudine, dando subito dopo il suo ingresso a Napoli il consenso alla costruzione della cappella anglicana, mai concessa precedentemente dai Borboni. In una lettera del 10 gennaio del 61 di Palmerston alla regina Vittoria divengono evidenti i motivi che hanno indotto il consenso dell'unificazione dell'Italia. Con riferimento all'Italia, Sua Maestà ricorda il visconte Palmerston che la scorsa estate ha dichiarato che per gli interessi inglesi fosse meglio che l'Italia meridionale sia una monarchia autonoma che non essere parte di un'Italia unita. Il visconte Palmerston è ancora oggi di questo parere, in quanto in caso di guerra tra Inghilterra e Francia, un regno delle due Sicilie staccato prenderà con maggiore probabilità, almeno con la sua neutralità, le parti della più potente forza navale, e si spera che tale potenza sia l'Inghilterra. In tal caso, però, sarebbe necessario che le due Sicilie, come Stato indipendente e staccato, fossero governate bene e avessero un sovrano illuminato. Questo purtroppo sotto la dinastia borbonica è diventato impensabile e impossibile. Nessun inglese può desiderare di vedere un Murat o un principe Napoleone sul trono di Napoli. Grazie mille per aver visto il video fino a qui. Dopotutto questa è una storia alternativa. Mi raccomando, iscriviti se non l'hai già fatto e ci vediamo in questo video qui oppure in questo video qui. Questo è Ok Mirko.